Benvenuti anche oggi sul canale di Rosa Parlato. Oggi vi faccio vedere come realizzare questa bella copertina con questo punto molto semplice anche per principianti con grande effetto. Io vedete alla copertina poi ai quattro angoli ho aggiunto dei pompon che danno ovviamente un tocco molto particolare alla copertina. Per quanto riguarda il punto è veramente molto semplice, nonostante sembri, guardate, una trama magari complicata da lavorare, ma è un punto veramente facilissimo anche per i principianti. Per il bordo, vedete, anche per il bordo io ho realizzato un bordo molto semplice a maglia bassa, così questa copertina è veramente alla portata di tutti. Per la misura della copertina io ho realizzato 80 cm per 80. Ovviamente durante il tutorial vi spiego anche come potete farlo più grande, più piccola, dipende insomma dalle vostre esigenze. Per quanto riguarda invece i pompon, è qualcosa che ho aggiunto dopo. Io ho usato questo attrezzo, vedete, l'ho comprato su Amazon, che porta 4 misure per realizzare i pompon. C'è la misura grande da 9 cm, la media da 7 cm e io ho usato questa da 7 cm e poi abbiamo anche quella da 5,5 e 3,5, quindi 4 tipi di misure. Io ho semplicemente usato quello da 7 cm. Ovviamente nel box informazioni, se vi può essere utile, io vi metto anche il link per questo aggeggio che magari potete acquistare anche voi su Amazon. Io solo per la copertina ho utilizzato 250 grammi di lana, potete usare qualsiasi tipo di lana per questa copertina. Dopo ovviamente quando ho realizzato insomma che volevo fare dei pompon ho utilizzato poi un altro gomitolo da 50 grammi, quindi ho usato un totale di 300 grammi di lana. Detto questo andiamo a vedere adesso il tutorial. Per la copertina io uso la lana Colora Soft. È una lana molto morbida ed è un 100% acrilico. Nonostante sia un acrilico di buona qualità. I gomitoli sono da 50 grammi per 140 metri. Io userò 300 grammi di questa lana e uncinetto numero 4 per la mia lavorazione. Iniziamo la nostra lavorazione con un cappietto all'uncinetto. Per questo tipo di lavorazione noi abbiamo bisogno di un multiplo di 2, quindi per mettere su la nostra misura io dovrò mettere 2 più 2 più 2 più 2 fino ad arrivare ai centimetri. Nel mio caso io vado a realizzare una copertina di circa 80 per 80 centimetri, quindi inizio mettendo su 102 catenelle. Una volta che abbiamo messo sulle nostre catenelle, ovviamente abbiamo bisogno di aggiungere una catenella per girare, quindi inizialmente le catenelle saranno sempre dispari, ok? Adesso entriamo in ogni punto, semplicemente vedete, e faccio un giro di maglie basse. Lavoro una semplice maglia bassa in ogni punto. Alla fine ovviamente della mia lavorazione avrò 102 maglie basse. Quando ho completato la mia riga, adesso dobbiamo iniziare la lavorazione che andrà a ripetere per tutta la lavorazione. Quindi io andrò a lavorare una prima e una seconda riga ripetendole di continuo. Iniziamo con 1 e 2 catenelle. Io inizio con 2 per avere la lavorazione nei lati più tesa. Filo sull'uncinetto, qui non dobbiamo entrare perché ovviamente abbiamo lavorato le 3 catenelle. Adesso guardate, io salto un punto, entro in quello dopo e lavoro una maglia alta. Filo sull'uncinetto, vedete, torno indietro nel punto che ho saltato e lavoro una maglia alta. E di nuovo filo sull'uncinetto, fate attenzione a guardare bene dove siete entrati. Io sono entrata qua, salto un punto, in quello dopo lavoro una maglia alta. Filo sull'uncinetto, torno indietro, vedete, nel punto saltato e lavoro una maglia alta. Così vedete saranno i nostri punti alti incrociati. Di nuovo salto un punto, entro in quello dopo e lavoro una maglia alta. E di nuovo filo sull'uncinetto, torno indietro e lavoro una maglia alta.
Adesso andate a ripetere la lavorazione fino alla fine. Quando arriviamo, vedete, alla fine del lavoro, se abbiamo lavorato correttamente avremo 3 maglie basse. Quindi io lavoro l'ultimo punto incrociato, salto un punto, vedete, lavoro una maglia alta. Fate sempre attenzione a vedere, vedete, dove siete già entrati, quindi io salto un punto non lavorato e lavoro una maglia alta. Poi di nuovo filo sull'uncinetto, torniamo indietro, vedete dove abbiamo saltato il punto, e di nuovo maglia alta. E nell'ultimo punto ovviamente una sola maglia alta. E così vedete abbiamo completato la prima riga della sequenza. Adesso 1 e 2 catenelle, giriamo il nostro lavoro, filo sull'uncinetto, qui è dove abbiamo lavorato la catenella, quindi entriamo in quello subito dopo e lavoriamo una riga di maglie alte, quindi una semplice riga, vedete, in ogni punto una maglia alta. Fate sempre attenzione a non saltare nessun punto, altrimenti dopo per la riga successiva non riusciamo a lavorare correttamente. Quindi proseguite una maglia alta in ogni punto. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto, noi abbiamo le 2 catenelle, sulla seconda entriamo e lavoriamo la nostra maglia alta. Ovviamente se avete dei dubbi andate a contare, i vostri punti devono essere 102. Adesso a questo punto dobbiamo iniziare da capo la prima riga, quindi ripeteremo di nuovo la prima e poi la seconda, quindi di nuovo 2 catenelle, giriamo il lavoro e da capo saltiamo la prima, entriamo nella seconda e lavoriamo una maglia alta, filo sull'uncinetto, torniamo indietro, vedete, allargate il punto per vedere bene e lavoriamo la seconda. Di nuovo saltiamo un punto, entriamo nella seconda e lavoriamo la maglia alta, filo sull'uncinetto, entriamo in quella che abbiamo saltato e lavoriamo di nuovo la nostra maglia alta e di nuovo saltiamo un punto, entriamo in quella dopo, lavoriamo la maglia alta e adesso filo sull'uncinetto, torniamo indietro, vedete, in quella che abbiamo saltato e lavoriamo da capo la nostra maglia alta. Quindi andiamo a completare un'altra riga di maglie alte incrociate. Quando arriviamo, vedete, a fine riga, se abbiamo lavorato correttamente abbiamo sempre 3 punti da lavorare. Adesso filo sull'uncinetto, saltiamo un punto, entriamo in quello dopo e lavoriamo una maglia alta. Filo sull'uncinetto, torniamo di nuovo indietro e lavoriamo la seconda maglia alta. E sulla seconda catenella, quindi 1 e 2, lavoro l'ultimo punto di questa riga in questa maniera qui. Adesso iniziamo da capo la seconda riga, sempre 2 catenelle, iniziamo sempre con 2 catenelle, giriamo il lavoro e semplicemente, vedete, ripetiamo le maglie alte come abbiamo fatto precedentemente, filo sull'uncinetto, qui abbiamo le 2 catenelle, quindi non lavoriamo qui ma lavoriamo qui e sarà la nostra seconda maglia alta, ovviamente, filo sull'uncinetto, una maglia alta su ogni punto, entriamo, prendiamo entrambe le asole e lavoriamo le maglie alte. Adesso non dovete fare altro che andare a proseguire in questa maniera, andate a ripetere sempre la prima riga di maglie alte incrociate e la seconda riga di maglie alte semplici, di nuovo maglie alte incrociate, maglie alte semplici. Quando terminiamo la nostra riga di lavorazione, 2 catenelle e iniziamo ovviamente sempre la lavorazione, quindi sia all'inizio che alla fine avremo sempre una sola maglia alta da 2 catenelle. Andate a proseguire, io vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Io ho proseguito per un totale di 52 righe, quindi avrò una larghezza di 80 per 80. Io termino, vedete, la mia riga con il punto incrociato. Adesso una catenella, giro il mio lavoro e vado a realizzare una riga di maglie basse. Questo perché
Ho iniziato con una riga di maglie basse e quindi completo con una riga di maglie basse. Quindi entro, vedete, in ogni punto, quindi nel primo punto lavoro la maglia bassa, una semplice maglia bassa in ogni punto. Fino ad arrivare ovviamente a fine riga. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo le 2 catenelle, noi anche qui lavoriamo la maglia bassa, ovviamente. Adesso noi dobbiamo lavorare dei giri tutto intorno alla nostra copertina. La prima cosa che io faccio è mettere un marcapunti dove praticamente andrò sempre a completare le righe, in modo che, visto che dovrò fare diverse righe, non mi confondo. Adesso ho lavorato, vedete, la maglia bassa, lavoro 2 catenelle in questa maniera qui, entro nel punto, vedete, dopo, quindi in questa maglia alta la attraverso e lavoro una maglia bassa in questa maniera. Adesso dobbiamo attraversare, vedete, le maglie alte lavorando 2 maglie basse per ogni maglia alta nei lati. Così man mano, vedete, il lavoro si stende, quindi facciamo un bordo attraversando sempre per 2 volte la maglia alta, quindi 2 maglie basse in ogni maglia alta. Ovviamente in base al filato che state usando vi dovete rendere conto se 2 vanno bene, nel mio caso vanno più che bene, vedete? Il lavoro non deve tirare, deve semplicemente essere disteso, quindi dobbiamo proseguire così per questo lato e ovviamente anche nell'altro lato dove ci saranno le maglie alte faremo la stessissima cosa. Ok, io adesso vado a proseguire fino ad arrivare all'angolo. Quando arriviamo, vedete, dove abbiamo le nostre maglie, praticamente le catenelle iniziali, qui lavoriamo 2 catenelle sempre nell'angolo ed entriamo nella prima maglia di quest'altro lato, vedete? Quindi adesso in ogni punto semplicemente una maglia bassa. Individuate ovviamente bene dove dovete entrare, lavorando una maglia bassa su ogni maglia bassa, perché vedete qui abbiamo la prima riga delle maglie basse, ok? Quindi adesso andate a proseguire lavorando tutte maglie basse per questo lato. Nell'angolo lavorerete sempre 2 catenelle, di nuovo 2 maglie basse attraversando sempre la maglia alta e poi di nuovo maglie basse sulle maglie basse fino ad arrivare al marcapunti. Quando ho completato, vedete, l'intero bordo a maglia bassa, arrivo dove ho realizzato le 2 catenelle. Adesso all'interno, vedete, noi entriamo e lavoriamo 3 maglie basse. In questa maniera qui, formando, vedete, un angolo. E adesso semplicemente in ogni maglia bassa lavoriamo una maglia bassa. Ogni volta che arriviamo all'angolo e abbiamo le 2 catenelle, lavoreremo 3 maglie basse all'interno fino a completare di nuovo l'intero giro di maglie basse. Quando arrivo, vedete, dove ho il mio marcapunti, io ho le 3 catenelle di aumento, 1, 2, 3. Semplicemente, vedete, adesso devo proseguire lavorando una maglia bassa, ovviamente sulla prima, e sulla seconda delle 3 lavorerò sempre 1, 2 e 3 maglie basse. E poi in ognuna delle maglie basse lavorerò una maglia bassa. Ed ecco, vedete che il nostro angolo viene perfetto. Adesso io vado a continuare con dei giri di maglie basse, lavorando sempre sulla seconda maglia bassa delle 3 maglie basse. Vado a completare un tot di righe e poi vi dico quante righe ho realizzato. Quando vedete io arrivo alla fine delle mie righe,
mi fermo sul punto, vedete, di destra, ok? Quindi non vado a sinistra sul punto e quindi non faccio neanche gli aumenti. Io ho realizzato un totale di 1, 2, 3, 4, 5 e 6 righe. Ovviamente le righe sono opzionali. A questo punto sfiliamo il filo, inseriamo un ago e andiamo a chiudere la lavorazione. Io mi trovo così, vedete, entro semplicemente nel punto dopo, che è questo, e poi entro al centro, vedete, in questa maniera qui da dietro, e così ho chiuso la mia lavorazione. Ecco qui. Adesso ovviamente vado a nascondere il filo internamente, entrate ed uscite più volte, e poi ovviamente tagliamo il nostro filo. Tagliato il nostro filo, ovviamente abbiamo terminato e togliamo anche il nostro marcapunti. A questo punto vedete la copertina è terminata, io l'ho piegata in 4 per farvela vedere meglio, ecco qui, vedete, quindi la lavorazione è veramente molto bella e particolare. Adesso io ho pensato di terminare la lavorazione con dei pompon. Ovviamente anche in questo caso è sempre opzionale, possiamo lasciare anche qui la copertina in questa maniera qui. Avevo pensato ai 4 angoli di posizionare dei pompon, sarebbe una cosa carina. Io ancora non so come andrò ad abbellirla, ovviamente nell'anteprima vi farò vedere come ho deciso di abbellire la mia copertina. Detto questo, io vi ringrazio sempre che seguite i miei tutorial. Se vi è piaciuto il tutorial mettete un mi piace e commentate, e vi saluto rimandandovi a uno dei miei prossimi tutorial.